Amici motociclisti, ben ritrovati. Oggi salirò sulla Triumph Tiger 900 GT Pro, un progetto per il quale sono stati tenuti in considerazione alcuni aspetti importanti per chi ama viaggiare. La triangolazione manubrio-sella e pedane è perfetta per macinare molti chilometri avendo il pieno controllo del mezzo. La sua mole, come il suo peso decisamente contenuto, la rendono una delle enduro stradali più facili da gestire per chiunque. Vediamo come va dopo la sigla! La ciclistica dà la confidenza necessaria per chiudere le gomme già alle prime curve. Il cerchio anteriore da 19 pollici rende piacevole e progressivo lo scendere in piega. I gradi di inclinazione raggiungibili sono un po' limitati dalle pedane posizionate piuttosto in basso e per via di una gomma di sezione di soli 100 mm. Nonostante la sua natura sia di tipo turistico, tra i tornanti di montagna ci si può comunque divertire con una guida scorrevole e senza forzature. Anche con passeggero a bordo, la ciclistica non perde di efficacia né diminuisce il piacere di guida. La forcella è una Marzocchi con steli da 45 mm. L'escursione di 180 mm garantisce un ottimo comfort anche sulle asperità più accentuate. La regolazione della risposta idraulica è separata, con pressione sul tappo del fodero sinistro ed estensione su quello destro. Peccato non sia prevista la regolazione del precarico molla. Il monoammortizzatore è anch'esso un Marzocchi con 170 mm di escursione, regolabile elettronicamente nel precarico molla e nel solo freno idraulico in estensione. Ritengo intelligente la scelta di separare la regolazione elettronica del mono da quella manuale della forcella. Spesso si ha la necessità di intervenire in maniera distinta. Poterlo fare senza scendere dalla moto è molto pratico. Il motore spinge con la giusta progressione. Non fa sentire la mancanza di un maggior numero di cavalli né di una cubatura maggiore. Non capisco né apprezzo la soluzione di aver cambiato la sequenza degli scoppi. Seppur ci sia stato un guadagno in termini di coppia, questo ha portato a una minore regolarità del motore ai bassi regimi. Apprezzabile, ma solo d'inverno, è il calore che proviene dal radiatore. I condotti per dissipare l'aria calda dirigono il flusso alle gambe in maniera fastidiosa. La situazione può essere migliorata deviando nella direzione per mezzo di deflettori reperibili dal concessionario. I consumi sono contenuti. Se non si esagera con il gas, si possono raggiungere i 20 km con un litro di benzina. Il terminale di scarico è ben isolato. Nessun fastidio per pilota o passeggero. L'ingombro della marmitta comporta il montaggio asimmetrico del telaietto portavalige che io personalmente detesto. La frizione a cavo è morbida da azionare. Quasi scomparsa, ma non del tutto,
la classica tendenza a strappare in fase di rilascio durante la partenza. Il cambio è morbido, preciso e dalla spazzatura corta, difficile trovare di meglio. La rapportatura è di giusto compromesso per un utilizzo su strade tortuose di montagna e nei lunghi trasferimenti autostradali. Un dente in più di corona gioverebbe all'erogazione del motore alle basse andature. Il cambio elettronico funziona egregiamente sia inserendo un rapporto superiore che nelle scalate. Presto ci si dimentica di utilizzare la frizione. Per quanto riguarda l'impianto frenante non si può chiedere di meglio. La pompa è radiale con serbatoio di compensazione separato, la pinza è una stilema di casa Brembo e i raccordi sono rivestiti in treccia metallica. Nonostante la tanta potenza frenante a disposizione, l'impianto consente frenate calibrate in ogni frangente grazie all'ottima modulabilità. Il freno posteriore è anch'esso di marca Brembo. Nulla da ridire sulla potenza frenante offerta e sulla sua modulabilità. Il blocchetto posizionato a sinistra è decisamente affollato di interruttori. Il loro azionamento è piuttosto semplice, a eccezione dell'interruttore direzionale che sporge un po' troppo. Per navigare agevolmente all'interno del menu bisogna rilasciare la presa della manopola a sinistra. Una diversa soluzione l'avrei apprezzata. Agevole è l'attivazione del cruise control posizionato sul blocchetto di sinistra. Il blocchetto dell'alloggiamento chiave per l'avviamento è in una posizione che ritengo scomoda da raggiungere. Montando una borsa serbatoio, anche di piccole dimensioni, la cosa diventa quasi impossibile. Il display è un TFT generoso nelle dimensioni, nessun problema per quanto riguarda la lettura delle informazioni. Il layout è molto accattivante, la schermata però viene occupata in gran parte da un inutile grafico per la lettura dei giri motore. Diversamente avrei raggruppato le informazioni generalmente più utili. La luce di sfondo cambia automaticamente a seconda della luminosità esterna. Lenta è la sua reattività con la quale svolge questo compito. La luce diurna è ben visibile e le dona un look che mi piace molto. L'illuminazione non manca ed è completamente a LED. Il fascio luminoso proiettato sull'asfalto è ampio e profondo. Considerando che su questo modello è presente una luce diurna, per l'accensione del proiettore anabagliante avrei gradito un funzionamento automatico. Non è impossibile dimenticarsi della sua accensione quando di giorno si entra in una galleria. I faretti sono ben integrati nella carrozzeria. Oltre a renderci più visibili di giorno, se regolati correttamente, sono utili di notte durante la percorrenza di una curva. Peccato che non si possano accendere anche separatamente dal funzionamento del proiettore anabagliante. La sella del conducente è spaziosa, ben imbottita e riscaldabile. Anche dopo diverse ore di viaggio non ho provato indolenzimenti. 2 sono le altezze possibili tramite una semplice regolazione. Quella più bassa consente un buon appoggio dei piedi anche per chi non supera il 1,70 m di altezza. Il passeggero può godere delle stesse comodità. Oltre a una superficie ampia e ben imbottita, la porzione a lui destinata è riscaldabile su 2 livelli, indipendentemente da quella del conducente. Rimanendo in tema di comfort, soprattutto nei periodi più freddi, le manopole della Tiger 900 GT Pro sono riscaldabili su 3 livelli. La protezione offerta dal cupolino è buona se non si supera il 1,80 m di altezza. Le spalle rimangono esposte all'aria. La sua regolazione è possibile tramite una maniglia facilmente raggiungibile. I paramani sono robusti e proteggono bene. Il design potrebbe essere più moderno.
Per il pilota non è sacrificante viaggiare con passeggero a bordo. L'intero asse della moto è corretto per non compromettere né il bilanciamento né la stabilità durante la guida. Le pedane del passeggero consentono una posizione rilassata delle gambe e sono giustamente distanziate da quelle del pilota. Non avendo valigie montate sulla moto, non ho potuto valutarne eventuali problemi di spazio. Le maniglie offrono al passeggero un solido appiglio. L'aria risulta un po' fastidiosa anche per il passeggero che è seduto in una posizione più alta rispetto al conducente. Nel fuoristrada si comporta discretamente bene a patto che ci siano montati dei pneumatici più consoni a questo utilizzo. Quelli di primo equipaggiamento sono prettamente per uso stradale. La taratura delle sospensioni consente di percorrere agevolmente sterrati con qualche avvallamento. Da tenere in considerazione la poca luce a terra disponibile. L'impossibilità di regolare adeguatamente il precarico della forcella ne limita sensibilmente l'efficacia nel fuoristrada. La coppia del motore è corposa fin dai bassi regimi. Nella mappa off-road il traction control e l'ABS sono esclusi. La guida in piedi è piuttosto agevole. Il manubrio è sufficientemente alto. Le pedane sono posizionate correttamente. La sella è nella giusta misura vicino al serbatoio. Il paramotore su questo modello non dovrebbe mancare. Quello offerto dalla casa, a mio parere, non è adeguato in caso di caduta. Ragazzi, con questa moto si macinano chilometri senza stancarsi troppo. Il mio essere pignolo per alcuni aspetti non pregiudica il fatto che sia una moto di sostanza e di alta qualità. La consiglio vivamente a chi vuole una moto completa e non troppo impegnativa. Se la mia recensione vi è piaciuta vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace e a seguirmi nel mio prossimo video. Ciao!